Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo. Wow! Abbiamo la carta del mago, nuovi inizi. Amici dell'Aquario, può essere un inizio, perché no, di una relazione, magari di un'amicizia, piuttosto che della vostra, diciamo, intenzione di manifestare una persona nello specifico, perché vi ricordo che comunque il mago è collegato alla legge di attrazione e di manifestazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non riusciste ad adattare proprio nulla alla vostra realtà o se semplicemente voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate anche il link al videocorso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo con la carta dell'eremita, l'appeso, un 8 di bastoni al contrario, un 7 di spade, abbiamo un 2 di pentacoli, un 5 di bastoni e un 3 di spade. Devo dire che la carta dell'eremita è una carta che mi dice che molte persone sono focalizzate su se stesse, c'è anche la carta dell'appeso, quindi è un po' come se si partisse da una situazione di riesame, di rivalutazione. Quando c'è la carta dell'appeso normalmente si dice che c'è la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. È un po' come se molte persone probabilmente sono in fase di raccoglimento per un'autoanalisi e per un'analisi più obiettiva, se vogliamo, di una certa situazione. Con l'otto di bastoni al contrario, ho come la sensazione che manchi un certo tipo di comunicazione. Ora, se avete una persona in testa, può essere che non siate in contatto con questa persona. Se invece non avete nessuno, o per esempio se avete una relazione, può essere che la comunicazione sia difficoltosa. Se non avete nessuno, visto che comunque si parte dalla carta dell'eremita, ho come la sensazione che la comunicazione sia un punto dove voi potete lavorare, potete migliorare. Perché? Perché c'è anche un 7 di spade. Allora, il 7 di spade è una carta che parla di proiezioni, è una carta che parla di qualcuno che racconta mezze verità e lo rivedo un po', no? Con questo 8 di bastoni, quindi è un po' come se doveste migliorare il vostro modo di comunicare voi stessi al mondo. È un po' come se deste un'idea sfarsata, sfalsata, non so come si dica, comunque falsa, ehm, al mondo, o forse il vostro modo di porvi, perché di base potrebbero esserci certe paure, ecco. Sta di fatto che con questo 2 di pentacoli ho come la sensazione che la seconda parte di marzo potrebbe essere un periodo con degli alti e bassi, ragazzi, anche perché c'è questo 5 di spade e questo 3 di spade. Quindi potrebbero esserci delle discussioni, potrebbero esserci delle cose che vengono a galla magari, che non sono state dette, può essere che siano le vostre cose non dette, o potrebbero essere le cose di qualcun altro. Sta di fatto che con questo 5 di bastoni potrebbe esserci un periodo un po' conflittivo che potrebbe creare qualche tipo di dolore, qualche tipo di sofferenza. Andiamo a vedere però carta per carta di che cosa si tratta, così riesco a darvi delle informazioni in più. Andiamo a vedere l'eremita. Ok, abbiamo il mondo e il giudizio. C'è un riesame completo. Ragazzi, per qualcuno qui, e soprattutto con il giudizio, ho come la sensazione che si possa trattare della notte buia dell'anima, quindi a livello emotivo c'è un po' di
riesame a livello globale, diciamo così. Cioè, la notte buia dell'anima è quel momento della vita dove ci si fanno determinate domande, tipo non si sta bene più nel posto di lavoro o nel lavoro dove si è, ci si inizia a chiedere se è veramente quello che vogliamo fare per i prossimi anni della nostra vita o per tutta la nostra vita. Se fosse per esempio con un compagno, una compagna, una famiglia, insomma, ci si inizia a rendere conto che ci si sono raccontate delle bugie, cioè noi stessi ci si racconta delle bugie per riuscire a stare in una situazione. Quando arriva la notte buia dell'anima è perché ci si rende conto che nonostante apparentemente uno abbia tutto quello che vuole, in realtà c'è un profondo vuoto a livello emotivo e questo è l'energia dell'eremita. C'è un riesame, c'è il riprendere contatto con quello che per voi è importante, con quello che per voi è la vostra luce e si riesamina tutto, ragazzi, tutto, ma proprio tutto, ogni tipo di settore e ogni tipo di relazione. Andiamo a vedere l'appeso. Fatemi sapere se poi vi risuona, perché comunque con la carta del mago è un nuovo inizio, eh? E la carta dell'eremita, essendo il numero 9, è una carta di iniziazione. Abbiamo un 4 di coppe, un 8 di pentacoli e un 6 di spade. Sì, ho come la sensazione che per molte persone riguardi il lavoro o una situazione economica. Se non fosse quello il vostro caso, è semplicemente una questione dinamica, mi viene da dire, una questione di dinamiche quotidiane, di modelli, diciamo, di comportamento. Andiamo a vedere, perché poi c'è anche un 6 di spade, è come se qualcuno qui avesse bisogno di allontanarsi appunto da questa situazione, da questo momentum, ma è come se non si vedessero le possibilità e ci si fosse un po' arresi con la carta dell'appeso. Più che arresi, la carta dell'appeso è una carta che parla di accettazione, è un po' come se si fosse accettato un certo tipo di realtà. Qui abbiamo 7 di spade e la carta del giudizio, c'è la presa di consapevolezza, ragazzi. O se non è ancora arrivata è lì vicino, sta per arrivare. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 3 di pentacoli, di nuovo il 7 di spade. Abbiamo un 5 di spade al contrario, la regina di bastoni e la temperanza al contrario. Sì, di nuovo, l'energia del 7 di spade è come qui. È come se ci fosse un non detto per quello che riguarda una discussione, magari anche tra fratelli potrebbe essere, o tra cugini, o c'è qualche cosa che non è stato detto. Ho l'impressione che per qualcuno si tratti di una discussione a livello di famiglia di origine, o comunque ho come la sensazione che ci sia qualche sotterfugio da far venire a galla. C'è qualche cosa che non è stato detto, ragazzi, ehm, per ottenere quello che volevate, o gli altri vi hanno detto qualche cosa per ottenere quello che volevano. Il 7 di spade è sempre una carta un po' di avidità, di egoismo, appunto di proiezioni, di qualcuno che racconta quello che vuole per ottenere il proprio obiettivo. Andiamo a vederlo. Eremita nuovamente 10 di spade. Ho la sensazione che sia una bugia che voi avete raccontato a voi stessi. È per quello che c'è bisogno di questa autoanalisi, di questa introspezione e il 10 di spade mi dice che avete bisogno di chiudere con un ciclo, quello che qui non si riusciva a chiudere con il giudizio al contrario. Magari il ciclo è chiuso fisicamente, nel senso che magari fisicamente vi sentite bloccati o comunque è come se, perché in realtà guardate, l'appeso è una carta che parla di qualcuno che non si può muovere, però il mondo parla di grandi distanze, di spostamenti, di movimenti, di tutto quello che è il compimento, il raggiungimento di un obiettivo. Allora, o qualcuno si è spostato per raggiungere questo grado di isolamento al fine di comprendere,
oppure è uno spostamento fisico, mentre l'appeso indica una sorta di impossibilità a muoversi a livello mentale, ehm, a livello di idee, mi viene da dire. Però lo sento veramente poco, è più fisica la cosa. C'è qualche cosa che ha a che vedere col movimento fisico, con gli spostamenti o con l'impossibilità a muoversi. Ho come anche l'impressione che qualcuno senta di non poter muoversi da solo. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Abbiamo un 2 di bastoni al contrario e un 5 di pentacoli. Allora, io qui ragazzi ho la sensazione che voi non abbiate semplicemente fiducia in voi stessi, semplicemente il mago vi dice è ora di agire. Siete in questa situazione, va benissimo, nel senso è giusto analizzare, è giusto farsi certe domande, è giusto prendersi anche quel momento di appeso appunto dove uno riflette, pensa, cerca di vedere le cose da un altro punto di vista, però ad un certo punto dovete essere anche un po' più onesti in quello che è la comunicazione che voi avete voi stessi, dovete essere un po' più onesti in quelli che sono la mente. Sento che c'è la mente perché qua c'è un 5 di spade, ragazzi, quindi 7 di spade due volte. C'è qualche cosa che ha a che fare con la comunicazione con la mente, che si può migliorare. Vi dico questo perché c'è anche insieme a 7 di spade un 5 di pentacoli, potrebbe parlare di qualcuno che ha delle dipendenze o economiche o affettive o entrambe le cose ed è per quello che non si riesce a guardare al futuro, come ci dice questo 2 di bastoni al contrario. Andiamo a vedere il 5 di... Ok, allora il 5 di bastoni è spiegato da un 9 di coppe al contrario e un 10 di bastoni al contrario. C'è una sorta di staticità un po' tossica che non vi fa bene, perché finché è ok, la situazione è questa, cerco di accettarla e da lì riparto, è un conto, ma nel momento in cui continuate a raccontarvela, non fate questo lavoro, questa sorta di accettazione in realtà diventa più un rassegnarsi a stare fermi nella propria zona di comfort, a non liberarsi, a non tagliare quello che non serve più. E questo comunque crea dei conflitti. Qui c'è qualche dinamica, secondo me, che va tagliata e riguarda il vostro modo di comunicare, il vostro modo di, sì, di esporvi, di vendervi anche agli altri, mi viene da dire. Il modo di proporvi, il modo di comunicare, di ammaliare, di coinvolgere anche gli altri. Andiamo a vedere il 3 di spade. Altro 3 di spade, 2 di spade e papa al contrario. Ragazzi, io ho come l'impressione che a un certo punto, perché qui ce l'avete, la carta del giudizio, ad un certo punto non potrete fare a meno di guardare in faccia alla realtà. Questo è quanto. Perché vi renderete conto che comunque questo tipo di situazione o di ideale, visto che qui parlavamo di qualcuno che ha certe idee e si sta come vi posso dire? Ehm, si sta facendo domande su ogni tipo di settore della vostra vita, qui il punto è capire dove non ci si senta riconosciuti, sia all'interno di una coppia, se siete già in coppia, sia se siete single per esempio, è il come vi ponete davanti all'altro, cosa comunicate all'altro, che cosa arriva all'altro, dove c'è il vostro disequilibrio, dove fate proiezioni, dove vi raccontate bugie, dove non siete fedeli a voi stessi. E tutta una serie di domande che dovreste farvi per migliorare il modo appunto di porvi al mondo. E ho anche l'impressione che si debba un attimino lasciare andare quello che è questa sensazione di dipendenza, di non farcela da soli, perché in realtà ho come la sensazione che sia più una vostra idea e può essere una dipendenza economica, visto che è un 5 di pentacoli. Ehm, Potrebbe anche essere, ragazzi, che allora, siccome qui c'è una regina di bastoni, quindi potrebbe essere una persona, diciamo persona che avete, che vorreste, o con la quale vorreste
creare qualche cosa di equilibrato, ho come la sensazione che ci sia anche un'altra persona in sordina che non si veda molto, che sia già però magari diciamo nel vostro entourage, e questo 2 di pentacoli sia il tentare di gestire più cose senza prendere una reale decisione. Questo vi potrebbe portare a perdere una delle 2 persone. E di qui ecco il 3 di spade. Quindi fate attenzione all'essere troppo statici, è vero, ci vuole proprio tempo per rielaborare certi pensieri, certe emozioni, però ad un certo punto bisogna arrivare a questo 10 di bastoni, bisogna decidere chi o che cosa lasciarsi indietro di questo modo di pensare, modo di porsi o modo di relazionarsi agli altri, o se per voi fosse appunto una relazione con più persone, chi lasciare indietro. È chiaro che questo tipo di passaggio, quando c'è l'eremita, inteso come notte buie dell'anima, ragazzi, è sempre un passaggio doloroso, ma vi garantisco che è solo poi per poter crescere, è un nuovo inizio, perché poi da lì si riparte. Una volta che si distruggono, tra virgolette, le basi, si possono ricostruire in modo onesto, e qui è tutta la comunicazione con voi stessi, per un futuro migliore, insomma. Andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli. Molto presto, wow! Decidi lucidamente cosa vuoi, così che avvenga ora. Ma sì, ma prima avete bisogno di fare un attimo un reset di quello che è il vostro modo di pensare, di quello che è il vostro mondo, di quello che è il vostro modo di agire, di quello che è tutto la sfera di come voi vi ponete al mondo, di come voi manifestate la vostra energia. È il come voi pensate, il come voi fate proiezioni anche. E qui vi dice appunto che prima bisogna pulire un pochettino per dare, e questo, bisogna passare di qui per riuscire ad arrivare alla persona che state aspettando, perché se, come dicevamo all'inizio, state facendo un lavoro di manifestazione, queste carte vi dicono che arriverà molto presto la persona che state aspettando. Bene, andiamo a vedere ancora un koan per chiudere la lettura. Il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna. Questo è importante. Questo è importante. Allora, il nonno muore ed è una cosa naturale che a un certo punto della nostra vita i nonni muoiano. Il figlio muore. Questo, ragazzi, non è poi così tanto naturale che un figlio muoia prima del padre. Quindi che sia una cosa con natura o che sia una cosa contro natura, questa è fortuna. Questo perché i buddisti ritengono che tutto quello che succede sia sempre perfetto così come è successo. Dicono è sempre tutto perfetto così com'è, e in effetti è un po' come il ricordarci che quando succede qualche avvenimento anche fuori dalla normalità, qualche avvenimento che apparentemente sembra ingiusto, in realtà è comunque un dono dell'universo. C'è comunque un motivo per cui le cose sono andate così. Noi magari non le capiamo subito, ma le capiremo. Fidatevi che le capirete. E poi abbiamo se cammini, cammina. Se sei seduto, siedi, ma non esitare. In effetti è una carta che mi invita a scegliere, a fare un'azione. Cosa vuol dire? Non importa che cosa decidiate, ok? Se decidiate di, ipotesi, non fare niente o di iniziare a fare qualcosa in merito a una situazione o una relazione, l'importante è decidere, deciderlo consapevolmente, invece che rimanere nel limbo, lo faccio, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio, che crea comunque stress mentale, lotte interne, e alla fine comunque è come sedersi e non fare niente, cioè è un non decidere, ok? Prendetevi anche
tra virgolette, il lusso di dire no, questa volta non faccio niente, ok? Senza crearvi il conflitto mentale. Va bene ragazzi, io spero che la lettura sia stata di ispirazione, fatemi sapere poi nei commenti. Se volete supportare il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, ogni tipo di supporto per me è importante e difatti ringrazio tutte le persone che comunque sempre mi supportano. Io vi auguro il meglio, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!